prima vista, questa VTuber di nome Iron Mouse può sembrare una semplice ragazza dall'energia gremlin, con tantissimi modelli diversi e che ha organizzato Sabaton da record. Non tutti però sanno che tutto quello che ha realizzato lo ha fatto rimanendo chiusa in una piccola stanza a causa di una malattia potenzialmente letale. Eppure, nonostante tutto, è riuscita a diventare la streamer numero 1 al mondo. Iron Mouse ha combattuto con forza e determinazione contro ogni ostacolo, dimostrando come una vera ragazza magica che l'amore vince su tutto. Se non ci conosciamo, ciao miau, io sono Esther e amo le VTuber. Se ti piace questo tipo di video non dimenticare di iscriverti al canale e considera l'idea di abbonarti per contenuti esclusivi. Ma adesso iniziamo! Iron Mouse è alta appena 1,47 m, è portoricana e non sappiamo il suo vero nome, come la stragrande maggioranza delle youtuber virtuali. È una delle VTuber di maggiore successo fino ad oggi e possiamo considerarla una veterana del settore, perché il suo debutto risale all'agosto del 2017 su una piattaforma chiamata YouNow, per poi spostarsi su Twitch. A quei tempi Iron Mouse streama in modo sporadico e per un piccolo gruppo di spettatori. Le sue live sono intime e accoglienti, senza troppe pretese, come se fossero delle chiacchierate con un'amica. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel minuscolo angolo di Twitch sarebbe diventato un giorno l'impero che comanda oggi. Il motivo principale per cui ha deciso di iniziare a streamare senza mostrarsi in volto, ma usando un avatar virtuale, è la sua condizione chiamata immunodeficienza comune variabile, o CVID, un raro e grave disturbo del sistema immunitario. Provo a spiegarvelo in parole povere. Nonostante sia presente un numero normale di globuli bianchi, il suo corpo non produce abbastanza anticorpi. Ciò significa che anche un semplice raffreddore o una piccola infezione per lei possono essere letali, rendendo pericoloso persino abbracciare la sua famiglia. Per sopravvivere deve ricevere infusioni regolari di plasma, che forniscono al suo organismo gli anticorpi di cui ha bisogno, ma questi trattamenti sono difficili da reperire e soprattutto costosi. Una sola sacca di plasma può costare dai 10.000 ai 15.000 dollari. Iron Mouse quindi prende la decisione di iniziare a fare streaming, perché come detto da lei stessa non vuole scomparire. Era reclusa nella sua camera, incapace di sedersi su una sedia e quindi costantemente a letto, spesso con un concentratore di ossigeno. Lei però voleva solo avere amici, voleva ridere, cantare, condividere la propria energia con persone che la vedessero per ciò che era, non per la sua malattia. Penso che il nome Iron Mouse sia perfetto per lei. È un riferimento a un personaggio di Sailor Moon, ma è anche una metafora, un topolino con un cuore di ferro, fragile nel corpo ma indistruttibile nello spirito. La sua voce è molto particolare, acuta e stridula. Daisy, what do you want from me? Che per quanto possa risultare carina, è purtroppo il risultato di un'infezione ai polmoni. Eppure, prima che la sua malattia peggiorasse, Iron Mouse era una cantante classica formata professionalmente. And now I don't know who you are. Or could it be? Il suo sogno era quello di diventare un soprano di colatura di canto lirico e di esibirsi sui più grandi palcoscenici. E nonostante tutto non ha mai rinunciato al suo sogno, perché ora l'intero mondo è diventato il suo palco. Nel 2017 quindi Iron Mouse usa come microfono le cuffie dell'iPhone e un semplicissimo modello pre-made dai capelli castani che aveva pagato circa 5 dollari. Ma nel dicembre 2019 presenta il suo primo modello 2D originale, realizzato dall'illustratore Ketama e ideato da Mousy stessa, che diventerà noto come il modello della stagione 1. Per molti, il primo incontro con lei è stato attraverso una clip ormai celebre. Iron Mouse spiega in una live di aver bisogno di un nuovo letto, perché era diventato di fatto la sua postazione di lavoro. For those of you that know more about me, I have been bedridden for many years. Aveva fissato un obiettivo di donazione di 2.000 dollari, pensando che ci sarebbero volute settimane per raggiungerlo. Ma prima ancora di finire di spiegare il motivo, la sua community lo aveva già superato. I'll be right back, thank you.
In quel momento diventa chiaro quanto le persone vogliano sostenerla, anche se lei si vede ancora come una piccola streamer persa in un angolo dell'internet. Nel 2020 Iron Mouse raggiunge 2 nuovi traguardi: ottenere la partnership su Twitch e YouTube. Questi successi le permettono finalmente di sostenere cure mediche migliori, migliorando la sua qualità di vita e consentendole di trasmettere per più ore, un risultato che per lei rappresenta già una vittoria straordinaria. Ma la vera svolta arriva il 24 novembre dello stesso anno, quando entra ufficialmente a far parte di VShojo, un'agenzia di VTuber nata negli Stati Uniti. A suo fianco ci sono 6 figure iconiche della scena: Natasha Nyanners, Zentreya, Silverveil, Project Melody, Fruit e Hime Hajime. Ciò che rende questo traguardo ancora più notevole è che Iron Mouse non si è semplicemente unita a VShojo, è stata una delle sue fondatrici. L'idea dell'agenzia nasce infatti durante una telefonata tra Project Melody e Gunrun, il CEO di VShojo. All'epoca creare un'agenzia di VTuber in Occidente era considerato un concetto rivoluzionario, ma questo gruppo iniziale era un po' come le Avenger del mondo VTubing di Twitch. Nonostante il nuovo ruolo e la portata del progetto, Iron Mouse rassicura subito la sua community. Il suo stile libero, spontaneo e caotico non sarebbe cambiato. Con VShojo, Iron Mouse si ritrova circondata da creatrici affini a lei, ragazze divertenti e autentiche, e per la prima volta lo streaming non è più soltanto uno svago o un modo per socializzare, ma inizia a diventare una carriera vera e propria. Iron Mouse cerca di streamare con maggiore costanza, investe in nuovi modelli e avatar sempre più curati e canalizza tutta la sua energia caotica e contagiosa in ciò che fa meglio, intrattenere, e tutti questi sforzi vengono ripagati. Da quel momento Iron Mouse diventa il sostegno economico della sua famiglia, può finalmente pagare le bollette, acquistare beni di prima necessità e prendersi cura dei suoi genitori, le stesse persone che per anni si erano prese cura di lei. Sua madre con affetto la chiama bambolina e definisce i suoi streaming come se fossero dei piccoli spettacoli. Anche suo padre a modo suo è fiero di lei. Nel vasto mondo della creazione di contenuti online, dove le collaborazioni vanno e vengono, poche amicizie hanno resistito alla prova del tempo e conquistato il cuore degli spettatori, come il legame tra Iron Mouse e Connor, meglio conosciuto come Sea-Dog VA. Quella che era iniziata come una semplice interazione online si è trasformata in uno dei duo più amati di Twitch. Connor è un doppiatore, youtuber, streamer e podcaster gallese che vive in Giappone. È diventato famoso grazie a dei video in cui doppiava amatorialmente Sebastian di Kuroshitsuji, ma si è fatto conoscere di più col podcast Trash Taste, che co-conduce con altri suoi 2 amici, Joy e Gigak. Proprio durante questo podcast, Connor si dichiara un hater delle VTuber. Per lui questa community è solo un accumularsi di clip senza contesto e avatar accattivanti in stile anime. Il che va benissimo, ci sta che non piaccia a tutti, eppure c'è una VTuber che attira la sua attenzione, ed è proprio Iron Mouse. Gli capitava di lurkare in qualche suo stream e dato che aveva bisogno di una voce per un video di doppiaggio, ha chiesto proprio a Mousy di aiutarlo. Dopo le registrazioni passano ore e ore a parlare e in quell'occasione Iron Mouse decide di aprirsi e raccontare la verità sulla sua malattia, invece di nasconderla come ha sempre fatto. Di solito si vergogna a parlarne, temendo che le persone possano sentirsi a disagio o addirittura disgustate, ma quella volta è diverso. Con Connor sente di potersi fidare. Lui ascolta con attenzione, le fa domande sincere, non per pietà, ma più per curiosità e empatia, senza trattarla come qualcosa di fragile o da proteggere. Finalmente Iron Mouse non sente il bisogno di fingere di stare bene, ma può essere onesta sulla realtà della sua condizione. Ed è questa singola chiamata a gettare le basi per una delle amicizie più improbabili e amate che internet abbia mai visto. La loro prima collaborazione ufficiale avviene nel gioco Keep Talking and Nobody Explodes. Hi. How are you doing? Cut it. Did it work? Hey, we did it! All'inizio il tono è rispettoso, quasi formale, ma tutto cambia quando in una live successiva passano a giocare a It Takes Two, un titolo competitivo che parla di una coppia sposata sull'orlo del divorzio, che li avvicina ancora di più. La cortesia iniziale sparisce in fretta, sostituita da battibecchi continui, quelli che ci si aspetta da 2 fratelli o da una coppia che si conosce da sempre. E la chat ne va matta. I'm holding it! You gotta go! I'm gonna die! My muscles! No, because go! the second I go in, you're gonna. No, I Yes, can't you hold are. it much You're gonna more!
Col tempo, tra una battuta e l'altra, la maschera di Iron Mouse inizia a cadere, lasciando intravedere quanto tenga davvero a Connor. Racconta di quanto parlino anche fuori dalle live, di come lui la sostenga e comprenda la sua situazione meglio di chiunque altro. Per una persona che ha sempre provato imbarazzo nel mostrare la propria fragilità, persino per il suono della macchina dell'ossigeno in sottofondo, l'accettazione di Connor significa tutto. Lui la fa sentire speciale, ma anche normale. La loro dinamica diventa a dir poco leggendaria, un perfetto equilibrio di energia caotica e sarcasmo britannico che ha fatto sì che i fan continuassero a seguirli. Attraverso le loro interazioni, Iron Mouse ha trovato non solo un collega streamer con cui scherzare, ma un vero amico che le è stato accanto, l'ha sostenuta nelle sue difficoltà e l'ha aiutata a raggiungere traguardi che andavano oltre i suoi sogni più sfrenati, come ad esempio portarla virtualmente in viaggio. Hanno infatti ideato questo tipo di stream. Connor riprende il suo punto di vista e Iron Mouse lo guida, girando la città o il luogo come preferisce. Hanno visitato Tokyo, il parco floreale di Ashigaka, il parco tematico Sanrio Puroland, il museo di Sailor Moon, ma anche fiere del fumetto, l'acquario e la spiaggia. I know. E poi vabbè, Connor ha persino fatto il cosplay di Mousy, facendola ridere così tanto da non farla riuscire a respirare. You know how it is? You'll see the full outfit. Anche Iron Mouse ha provato a spingere Connor oltre i suoi limiti, facendolo debuttare come VTuber. Sì, proprio lui che li odiava, sotto lo pseudonimo di Booby, la mascotte di Iron Mouse, però versione umana, con cui ha fatto anche delle canzoni come Cry For Me. Nel 2021 Iron Mouse consolida definitivamente il suo ruolo come una delle VTuber più influenti del mondo, assicurandosi un posto stabile tra le streamer femminili più seguite di Twitch già nel mese di ottobre. Durante l'anno presenta numerosi modelli 2D e 3D, ognuno con una storia e un tema unico, una pratica che diventa uno dei suoi marchi distintivi del suo percorso da VTuber. Per farvi capire, ha persino un pupazzo rigato come se fosse un avatar, secondo me uno dei suoi modelli più creativi. La sua collezione di avatar cresce in continuazione e va benissimo così, i fan non ne hanno mai abbastanza. Le collaborazioni con altre VTuber di spicco e celebri YouTuber ampliano ulteriormente il suo pubblico. In particolare, la sua live di beneficenza per l'Immunodeficiency Foundation dimostra la sua costante dedizione al bene. Immaginate che in questo singolo evento riesce a raccogliere oltre i $100.000. Nel 2022 dà vita a un subathon di 31 giorni che entra nella storia di Twitch. Durante questo evento diventa la streamer femminile con più sub al mondo, la numero 1 per abbonamenti attivi e la terza di sempre nella classifica globale di Twitch. Questo subathon, oltre a battere record, rappresenta anche una grande iniziativa benefica. Iron Mouse devolve una parte significativa delle donazioni alla Immunodeficiency Foundation, confermando ancora una volta il suo impegno per la ricerca e la sensibilizzazione sulla sua malattia. La sua influenza riesce a uscire anche dai confini del mondo VTuber. Collabora con streamer famosi come Midskiff, partecipando a un suo game show e rafforzando la sua presenza in una varietà di eventi sempre più ampia. A dicembre 2023 Iron Mouse vince il premio Content Creator of the Year ai Game Awards, diventando il primo VTuber a essere nominato e a vincere tale riconoscimento, uno dei più prestigiosi del settore. And the Game Award goes to Quackity! Iron Mouse. So, Da quel momento continua a collezionare premi e riconoscimenti, tra cui quelli dei Streamer Awards e dei VTuber Awards. Con la crescente notorietà arrivano però anche critiche e attacchi. Tra questi spicca Brittany Venti, che accusa Iron Mouse di ammiccare a uomini parasociali nella sua chat, arrivando persino a paragonare i suoi contenuti a una pipeline verso OnlyFans, sito a cui non è neanche iscritta. Queste accuse sono assurde perché chiunque conosca anche solo un frammento delle sue live sa che sono solo offese gratuite. Venti in passato aveva già preso di mira altre VTuber come Gaorgu
dura e deride anche la voce acuta di Iron Mouse, una caratteristica che, come ho già detto, è stata causata dalla sua malattia, arrivando persino a mettere in dubbio la reale esistenza della sua patologia. Con la crescita della sua popolarità aumenta anche il numero dei suoi hater, ma Iron Mouse non lascia mai che la negatività la cambi. La sua forza sta proprio nella resilienza. Sarebbe facile cedere alle polemiche, ma lei sceglie di andare avanti, trasformando ogni ostacolo in un'ulteriore vittoria. Attraverso il suo successo riesce a realizzare il sogno apparentemente impossibile di diventare una cantante, raggiungendo lo status di una vera e propria idol virtuale. Con VShojo organizza 3 grandi concerti 3D da solista, prodotti con una cura professionale. Il suo birthday concert, dove presenta la sua canzone originale Waifu Jam, il concerto Candy Pop Explosion, che include il brano Sour Taste, e infine Seiton Gang, Attack of the Magic Cloud, un evento spettacolare dal costo di oltre $100.000, ambientato nella VShojo Academy e arricchito da nuove canzoni originali e cover stupende. Iron Mouse viene nominata tra i 25 creatori di contenuti più influenti al mondo, battendo ancora una volta ogni record. Di recente ha anche collaborato con il rapper Baby No Money con la canzone 1800. Eppure, dietro le quinte, qualcosa non va per niente bene. All'improvviso, il 21 luglio 2025, Iron Mouse annuncia di interrompere ogni rapporto con la sua agenzia VShojo, pubblicando un video che lascia senza parole l'intera community e il pubblico online. Poi proprio Iron Mouse, che raramente aveva parlato di dissapori interni, decide di spiegare la sua scelta. VShojo ha trattenuto i suoi compensi e, fatto ancora più grave, non ha versato i $500.000 raccolti durante la sua ultima live di beneficenza. Su consiglio dei suoi avvocati, Iron Mouse evita di entrare nei dettagli legali del conflitto con l'agenzia, ma chiarisce un punto fondamentale. A distanza di un anno dalla diretta di beneficenza, la Immune Deficiency Foundation, l'associazione per cui aveva raccolto fondi e legata alla sua stessa malattia, non ha ancora ricevuto un solo dollaro. Per lei questa è una ferita profonda, perché non si tratta di una questione economica, ma di un tradimento morale. Invita quindi i fan a donare direttamente tramite un link di Tiltify che invia i fondi senza intermediari alla Immune Deficiency Foundation per assicurarsi che nessuno possa più trattenere ciò che appartiene alla beneficenza. E al momento sono riusciti a raggiungere più di $1 milione in donazioni. La vicenda comunque è devastante non solo per Iron Mouse ma anche per l'immagine di VShojo. Un'agenzia nata per dare potere ai creator si ritrova accusata di trattenere fondi destinati a un ente di beneficenza e di non pagare una delle sue streamer più importanti, per di più affetta da una malattia cronica. Nel giro di pochi giorni dalla denuncia di Iron Mouse, altri talent legati a VShojo iniziano a parlare pubblicamente, raccontando le proprie esperienze con l'agenzia. Molti non possono entrare nei dettagli, probabilmente vincolati da contratti, ma il messaggio è chiaro: VShojo deve loro dei soldi. Solo 3 giorni dopo le accuse di Iron Mouse, il CEO di VShojo, Justin, detto Gunrun, annuncia ufficialmente la chiusura dell'agenzia con questo messaggio: VShojo ha fallito e ho gestito male l'azienda, portandola alla situazione che tutti voi state vedendo. Oggi vi comunico la difficile notizia che VShojo chiuderà i battenti e mi assumo la piena responsabilità delle decisioni che ci hanno portato a questo punto. Negli ultimi mesi ho fatto tutto il possibile per raccogliere fondi e mandare avanti la baracca, ma nonostante i miei sforzi ci troviamo in una bruttissima posizione e le persone a cui tengo ne stanno pagando il prezzo. Negli ultimi anni abbiamo raccolto circa 11 milioni per proseguire un approccio audace incentrato sul talento nel VTubing, dando priorità ai creator e alle comunità rispetto ai profitti a breve termine per raggiungere la sostenibilità a lungo termine. I nostri finanziamenti sono andati direttamente ai nostri creator. Volevamo anche che i talenti fossero proprietari della loro proprietà intellettuale, cosa che sapevamo essere un approccio unico nel suo genere per un'agenzia. Tuttavia, nonostante i nostri sforzi, l'azienda non è riuscita a generare le entrate necessarie per sostenere quel modello e alla fine abbiamo esaurito i fondi. Inoltre, riconosco che parte del denaro speso dall'azienda è stato raccolto in relazione all'attività dei talenti, che in seguito ho appreso essere destinato a un'iniziativa di beneficenza.
Sono profondamente dispiaciuto per tutti i talenti, il personale, gli amici e i membri della comunità che hanno creduto nel nostro marchio. Non meritavate questo. Tutta questa storia di Bishoujo è piuttosto complessa e ancora in evoluzione, quindi penso che in futuro dedicherò un video a parte per approfondire questo scandalo. Fatemi sapere se può interessarvi. Comunque, oggi Iron Mouse è tornata a essere una streamer indipendente senza alcuna agenzia alle spalle, affermando che ha bisogno di tempo e vuole continuare a rimanere indie ancora un po'. Tra tutte le storie di VTuber, penso che quella di Iron Mouse sia una fortissima fonte di ispirazione e dimostrazione che i sogni possono realizzarsi indipendentemente dagli ostacoli. Ma che poi io di Iron Mouse ho il tappetino! Guardate! Molto carino. Ci sono tantissimi dettagli sul suo percorso che ho omesso, quindi se volete condividerli nei commenti siete benvenuti. Vi ringrazio per aver visto il video fin qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao miao!